C'è un manga che ha saltato 875 numeri su 1200 uscite, della rivista più importante del Giappone. Un manga il cui autore ha disegnato i capitoli sdraiato sul pavimento. Letteralmente sdraiato perché la schiena non reggeva. Un manga dove il protagonista sparisce per interi archi narrativi, dove il villain piange, dove le regole del potere uccidono se le infrangi. E nonostante tutto questo, le pause, i disegni incompleti, i capitoli densi come contratti legali, Hunter x Hunter ha venduto più di 84 milioni di copie nel mondo. La domanda non è come sopravvive, la domanda è perché funziona meglio di quasi tutto il resto? Signori miei, come al solito, benvenuti su Akira Popcorn. Ma la risposta è una sola, e cambia come guardate ogni shonen che avete amato o creduto di amare. Togashi non ha scritto il manga più potente, non ha scritto il più bello, non ha scritto il più costante, ma ha scritto il manga, e ve lo dice Akira Popcorn, più onesto. Quando apri Hunter x Hunter per la prima volta, pensi di sapere esattamente cosa ti aspetta. Abbiamo un ragazzo di campagna, un sogno grande, amici leali, tornei, battaglie e crescita. Un classico. E nei primi volumi è esattamente quello. Gon vuole trovare suo padre, ha gli occhi buoni e il cuore pulito. È il tipo di protagonista che in qualunque altro manga diventa Hokage o re dei pirati. Ma poi Togashi inizia a fare domande che lo shonen non fa mai. Cosa succede quando un eroe vince? Ma pur vincendo il prezzo morale rimane devastante? Cosa succede quando le regole del potere hanno conseguenze reali e non si possono ignorare perché fanno comodo alla trama? Cosa succede quando il protagonista smette di essere il personaggio più interessante della sua storia? In quasi tutti gli altri manga non succede niente, il protagonista vince, le regole si piegano a lui e il bene trionfa. In Hunter x Hunter le regole non si piegano. Mai. Il Nen, che è il sistema di potere della serie, funziona come un contratto notarile. Ogni abilità ha un costo, più è potente e più è pericolosa da maneggiare. E se infrangi le condizioni che hai imposto a te stesso, muori. Ma non muori narrativamente, muori e basta come facciamo noi. Togashi spiega tutto questo con una precisione quasi disturbante. Capitoli interi dedicati alle regole, ai tipi di Nen, ai limiti e alle strategie. Ma perché lo fa? Perché se vuole che le conseguenze abbiano un peso, deve prima convincerti che le regole esistono davvero. Primo livello di onestà. Un mondo che funziona secondo principi coerenti, dove vince chi pensa meglio e non chi urla di più. Ma c'è un secondo livello. Ed è quello che fa davvero male, signori miei. Togashi è onesto anche con i suoi personaggi. Gli altri shonen proteggono i protagonisti, li fanno soffrire, ma sempre con una rete di sicurezza sotto. La loro natura di eroi è inviolabile. Gon non ha assolutamente quella rete. Nell'arco delle chimere, il più lungo e stratificato della serie, Gon smette di essere un eroe e diventa qualcosa di molto più difficile da guardare. Ed è lì che capisci che Togashi non sta scrivendo uno shonen, ma sta scrivendo qualcosa di molto molto più pericoloso. Per capire quanto sia radicata questa storia e questa scelta dobbiamo fare un passo indietro, perché parleremo adesso di Naruto. Naruto nasce con tutto il materiale per diventare oscuro. Infanzia di dolore, rifiuto totale, isolamento. Se Togashi avesse scritto Naruto, probabilmente non sarebbe diventato Kage. Invece lo diventa. Lo diventa perché lo shonen di natura funziona così. Il contratto implicito con il lettore è chiarissimo. Non importa quanto stia andando male, anche noi lo sappiamo mentre lo guardiamo, andrà bene. Il protagonista crescerà, l'amicizia reggerà e il bene vincerà. Questo non è un difetto, è la grammatica del genere, no? È la ragione, secondo me, per cui funziona. Togashi rompe questo patto che hanno con noi. E attenzione, non lo rompe per essere dark a tutti i costi. E non lo rompe per differenziarsi, secondo me. Lo rompe perché racconta le cose come stanno davvero. Nel mondo reale un bambino empatico che accumula rabbia senza elaborarla non diventa più saggio col tempo, signori miei, lo sappiamo bene, esplode.
Quando esplode, non fa cose eroiche. Gon nell'Arco delle Chimere lo dimostra. Accumula dolore in silenzio per capitoli interi, fino a quando qualcosa che ama viene distrutto, e lì invece di diventare il più forte nel senso classico dello shonen, diventa qualcosa che il lettore non riesce più a tifare pienamente. La cosa scomoda è questa: Togashi non lo inventa in quel momento, lo rivela. Perché quella rabbia era già lì dall'inizio, nascosta sotto i sorrisi e la spensieratezza. E questa è la differenza che separa un autore che ti sorprende da un autore che è onesto con te. Uno ti sorprende con un colpo di scena, l'altro ti fa capire che avresti dovuto vederlo arrivare proprio. Adesso arriviamo al punto che quasi nessuno dice ad alta voce. Togashi ha scritto contro le aspettative del suo stesso pubblico, non contro i lettori, contro quello che i lettori si aspettano di trovare quando aprono uno shonen. Facciamo un esempio concreto. Sempre nell'Arco delle Chimere, il personaggio che cresce di più non è Gon, non è Killua, è il capo delle Chimere, il re delle Chimere, un essere nato letteralmente per sterminare l'umanità. Freddo, spietato, incapace di trovare valore in qualcosa che non sia il potere assoluto. Poi incontra la ragazza cieca. Una ragazza imbattibile a Gunji, un gioco da tavolo, null'altro. E lui, il villain definitivo, scopre che esiste qualcosa che non può sconfiggere, qualcosa che non capisce, e invece di eliminarla, torna ancora e ancora. Il suo percorso verso l'umanità è scritto così lentamente, così precisamente, che quando arriva il finale di quell'arco, non riesci più a odiarlo. Ma molti di noi, se non dico tutti, riescono a capirlo, perché in quel momento Togashi ha fatto qualcosa che nessun altro shonen mainstream osa chiedere al lettore: empatizzare completamente con il nemico. Mentre invece il protagonista è diventato qualcosa che forse stenti a riconoscere. Questo è il terzo livello di onestà. Non solo onestà verso le regole del mondo, non solo onestà verso i personaggi, onestà verso di te. Togashi ti dice: tu vuoi un buono o un cattivo, ma io ti do qualcosa di molto più difficile. E poi c'è l'onestà finale, quella più scomoda. Quella che riguarda l'autore stesso. Perché Togashi è malato da anni, ha problemi cronici alla schiena, ha disegnato sdraiato, ha avute pause di mesi, di anni. Ha una percentuale di assenza della serializzazione che avrebbe distrutto chiunque altro. Eppure invece di semplificare ha fatto l'opposto, ha riempito i capitoli di testo denso, ha introdotto decine di personaggi nuovi, ha costruito un mondo sempre più vasto e complicato. Come se fisicamente rifiutasse di tradire la storia che voleva raccontare. Questo non è solo narrazione, è una dichiarazione di intenti. E quella dichiarazione dice: la storia viene prima di tutto, prima delle comodità, prima della serializzazione e prima del mio stesso corpo. Ed è la cosa più onesta che un autore possa fare. Hunter x Hunter non è il manga più bello graficamente, non è il più costante, non è il più accessibile. È il manga però che ti tratta come un adulto, ti costruisce un mondo dove le regole contano davvero. Ti mostra protagonisti che possono rompersi, senza una redenzione automatica. Ti fa amare un villain senza chiederti scusa. E lo fa dentro uno shonen, il genere che per definizione dovrebbe rassicurarti. Questo è lo scheletro nascosto di Hunter x Hunter, che non è una storia d'avventura con un tocco di profondità, è una riflessione su cosa siamo davvero, mascherata, per piacere a più persone, da avventura. E la cosa più assurda? La cosa più assurda è che non è finita. Togashi sta ancora scrivendo, non so se coricato o seduto, il continente oscuro aspetta, decine di personaggi introdotti aspettano di avere il loro momento, e noi sinceramente non vediamo l'ora. E lui, sdraiato in piedi, con la schiena che regge o no, rifiuta di chiudere i conti in fretta. Come se sapesse che la verità vera, richiede tempo. O forse, e questa è l'ipotesi che nessuno vuole considerare, si è davvero perso nel manga più grande che abbia mai pensato di poter finire. In entrambi i casi vi assicuro che noi saremo qui, perché un'opera onesta non ti abbandona.
e tu non abbandoni lei. Signori miei, come al solito, benvenuti su Akira Popcorn. È stato un piacere avervi qui e iscrivetevi al canale, lasciate un commento, un like, condividete e alla prossima. Ciao ciao!